Lettura dal Santo Vangelo secondo Marco. Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a 2 di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli 11, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto, e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Parola del Signore. In questa settimana abbiamo ripercorso le successive apparizioni di Gesù riportate secondo i vari evangelisti. Le loro narrazioni non sempre e non in tutto coincidono e anche in alcuni aspetti addirittura si contraddicono. L'importante qui è che scopriamo che il suo intento principale non è quello di fare una storia esatta, una cronaca fedele o un resoconto dettagliato. Si basano però su dati oggettivi interpretati alla luce della Pasqua e non sono una mera creazione letteraria soggettiva. La cosa più fondamentale è comunicarci un fatto: la tomba è vuota ed egli è risorto, come aveva promesso. Gesù risorto all'alba del primo giorno della settimana. Non ricordare il vecchio, non pensare il vecchio. Ecco, sto facendo qualcosa di nuovo, sta già germogliando, non lo vedi? Si comincia il primo giorno della settimana e con esso tutto il carico di agenda che ci divora. Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salomè, che fanno i loro calcoli su bende, aromi, profumi, che ci parlano di sudari e lacrime prima della morte. Gli 11 rinchiusi si erano assicurati di montare ogni tipo di catenacci e sbarre per barricarsi nel cenacolo. La paura è così. Ora non resta che piangere davanti al fallimento e alla sconfitta di una storia che si è conclusa con la morte del maestro. Non c'è spazio per la sorpresa e la vita, in mezzo agli occhi stanchi della routine, troppo concentrato nel fare la cosa giusta, eppure il piano di Dio sta germogliando. L'oscurità che incombra sulla notte della nostra vita non ci fa notare che sta sorgendo il raggio di speranza e di vita. Nell'incontro che il risorto ha con Maria di Magdala cerca di risvegliare il centro del suo cuore. Lei, che molto presto al mattino è concentrata sui passi da seguire quando si avvoglia il Messia. Maria, non ti accorgi che nella bellezza di stamattina qualcosa sta germogliando? Non ti ricordi che sono un Dio dei vivi? Non ricordate la parola di Dio che parla di risurrezione e di vita? E così gli viene in mente. I suoi occhi si spalancano. Maestro, sei vivo. E siamo stati travolti dalla routine del rigido. Gesù guarda teneramente Maria di Magdala e la invia ai suoi discepoli, che hanno bisogno anche loro di vivere un intero processo interiore. Si sono chiusi in se stessi. Non ricordano più quegli anni in cui sono stati testimoni del messaggio del Maestro. Ora vedono solo le ombre della paura che li perseguita.
non c'è illusione al loro orizzonte. La fede nella figura del Nazareno ha subito un duro colpo. Ora il dubbio e l'incertezza si sono annidati nel cuore. Ora il cuore ha le stesse serrature della porta del cenacolo, nella finestra che con Gesù rimase aperta perché potesse entrare la brezza primaverile. Ora un pesante pezzo di legno la chiude. Non c'è possibilità che entri quel raggio di speranza che Maria di Magdala grida forte dall'esterno. Il mio cuore e la mia speranza sono veramente risorti. Quando il cuore non è più commosso dalla notizia, quando il cuore dialoga solo con il fallimento, la speranza è perduta. Tuttavia in quella mattina, quando la vita germoglia, continuano ad arrivare emissari, testimoni oculari con voci di buone notizie. Il mio amore e la mia speranza sono veramente risorti. Sembra che nemmeno quell'urlo spezzi la forza dei riccioli della paura. Dovrà essere la presenza dello stesso Cristo vivo e risorto, quello che entra in mezzo alla stanza. La forza della presenza risorta è ciò che trasforma tutte le loro vite. Morte, paura, dolore, vulnerabilità, scuse, in presenza risorta. Ora sì, sei già luce, vai in tutto il mondo e annuncia il Vangelo a tutta la creazione. Carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi benedica e vi dia la pace.